Abbiamo iniziato per Mariarca. Ciao Elena. Ciao. Ed iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, mi appare questa scena dove c'è un gruppo di bambini che è in cerchio, si tengono per mano e saltano girando in cerchio, tutti allegri, e poi arriva da dietro una suora Mariarca, che è una di queste bimbe dell'asilo, quando guarda in faccia la suora appare un mostro, tipo una bocca di ragno con dei denti, che cerca diciamo che fa come se facesse un ruggito verso Mariarca. Ok, un'immagine figurativa. Mm, mm. Sì, è legato al suo periodo di quegli anni lì. Ehm, però mm, cioè lei non è che vedeva nella suora proprio questa faccia, diciamo che a livello eterico la rappresentazione dell'energia di, qua è suora, ma potrebbe essere un insegnante normale, è questa, quindi stare attenti perché c'è un'aggressione, ecco. Ok, ti dà l'autorizzazione Mariarca? Mhm. Sì? Sì, si stacca dal cerchio e mi dà la mano. Ok. Questa è una sessione stata un po' sofferta. Per la prenotazione sono passate un sacco di settimane. C'è una causa esoterica? Allora, è come se la sua, diciamo, tendenzialmente c'è un'entità mentale che cerca sempre di sviare Mariarca dal suo percorso più evolutivo, ok? Che vedo collabora con un uomo del tempo e cercano, diciamo, di sviarla spesso dalla sua via più evolutiva. Quindi è come se magari lei prende una via più evolutiva e poi d'improvviso si trova a dover affrontare l'opposto. E spesso succede così, proprio per rallentare la sua crescita. E per la sessione è stato così. La scusa era che non aveva tempo, aveva altre cose da fare nel frattempo, più Mhm. importanti. Questa era Ok, la scusa che gli è stata raccontata. vediamo le interferenze eteriche. Sì, c'è questo ragno camuffato da suora. C'è un leone che fa finta di essere una statua. Poi c'è un coccodrillo, due uomini del tempo. Poi c'era, ma non c'è più, nel senso è molto in lontananza, guarda ancora verso Mariarca, ma è molto lontano. C'è questo specie di, come posso dire, mostro, demone, tutto nero, seduto su un trono, ma in lontananza, che guarda verso Mariarca, che era collegato al secondo universo. L'energia, era collegato alla famiglia materna. Al ramo materno, ok. Mm.
Ma il ragno suora è il primo o il secondo universo? Secondo. Ok, spieghiamo velocemente per Mariarca. Allora, primo universo, questo, dove siamo? Dove buoni e cattivi, diciamo così, che non ci sono, non esistono, ma vabbè, facciamo una semplificazione, hanno comunque a che fare con il nostro modo di essere, no? Il secondo universo è un mondo, è un universo che non ci appartiene e che non dovrebbe venire di qua. Tuttavia lo fa, perché di qua c'è più energia, c'è l'anima, di là non c'è niente. Ci sono i demoni, diciamo così. A volte ci sono delle ingerenze, a volte ci sono delle infiltrazioni del secondo universo nelle nostre vite, che siamo di noi che siamo di qua nel primo, che attraverso degli escamotage riescono appunto a entrare e venire di qua. Entità mentali se ci sono. Sì, allora, ce n'è una di terzo livello che direi proprio che si può chiamare, eh, mi viene proprio distacco emotivo perché ehm, quando Mariarca è di fronte a un'emozione che per lei è nuova o non ancora sperimentata, mi viene da dire, le viene raccontato che non riesce a gestirla e non riesce ad esprimerla, quindi vedo proprio che è come se ehm, in eterico vedo proprio che scende una parete, quindi le parole interne dell'emozione non riescono ad arrivare all'esterno. Diciamo che comunque lei questa cosa, essendo che un po' l'ha consapevolizzata, riesce un po' a supplire usando i gesti, no? Quindi gli abbracci, i baci, queste cose qua, però a parole si blocca, se deve esprimere quello che prova non è in grado. E lo vedo soprattutto con se ci sono delle emozioni molto forti e importanti con persone a cui vuole bene, ok? E anche quando ci sono tante persone. Poi c'è l'entità mentale di livello 5. Mhm. Ehm, la chiamerei Fontana perché fa sì che tutta la sua energia, tutto quello che lei ha, è come se sentisse in dovere di riversarlo all'esterno, verso le persone che la circondano. Ok, quindi la maggior parte delle sue energie e delle sue risorse sono per l'esterno e non per lei. In eterico vedo proprio come se all'interno della fontana fosse vuoto e ci fosse solo il bordo pieno, e poi esce, no? Come delle onde che stanno solo sul bordo e poi escono verso l'esterno. Totale dispersione della sua energia. Sì. E poi c'è questa di livello 7, che è proprio quella che collabora con gli uomini del tempo, che la deviano proprio, le raccontano, poi adesso ne è apparsa un'altra piccola, dopo te lo dico. Allora, questa qua di livello 7 è proprio quella che collabora con gli uomini del tempo, che è proprio duplicazione della via, mi viene da dire. Quindi in opposizione proprio, no? Quindi tutte le volte che lei prende spontaneamente una strada che è verso la sua evoluzione, loro cercano di boicottarla presentandole davanti una via obbligata che è opposta. Quindi un dovere che lei tramite l'entità mentale Fontana non riesce a non fare. E poi apparsa adesso, è arrivata questa di livello 2 che è proprio eh, ehm, ingenuità, mi viene da dire genuinità, cioè Genuinità sì, o ingenuità? No. genuinità.
nel senso che sì, non so se il Ma termine che? è esatto, comunque Genuina e ingenua anche. sì, esatto, è tutte e due, perché è come se lei vivesse in automatico, no? Quindi c'è questa cosa da fare, la faccio. Ma dentro poi lavora in altra maniera. Ok, quindi la portano proprio a muoversi in una certa direzione che magari profondamente non è quella che lei vorrebbe. Ecco. Ok, impianti. Allora, c'è un filo, come impianto mentale c'è un filo che va, che unisce le orecchie e gli occhi. Questo viene utilizzato dalle entità mentali per far percepire quello che loro vogliono, così da deviare la sua strada. Eh, ok, hanno messo mm, mm, questo impianto, sì, a livello della tiroide hanno messo questo impianto che è come se fosse un ehm, reminder del collegamento con tutta la parte tutta la parte familiare verso la mamma, ok, verso il ramo della mamma. Ora che la mamma e il nonno non ci sono più, è come se ci fosse il rischio per loro che lei perdesse la memoria di quel ramo lì. E invece come interferenza loro avevano necessità che rimanesse e quindi hanno messo questo impianto. Però come la stessa cosa che quando era piccola la sua PS ha fatto, quindi le ha fatto l'ha resa consapevole di quello che stava succedendo con il nonno. Ok, adesso la PS ha fatto sì che di inglobare questo impianto ed è quello che lei ha adesso che poi toglierà a breve. Non so se è Ok, chiaro. Mhm. altri? Ok. Sì, ha tipo due semicerchi, ok, appoggiati sopra le anche, che la fanno andare dove le entità vogliono, quindi muovono un po' il suo movimento. Ed è sono collegati da due fili sulle ginocchia. Quindi cosa succede? Succede che se loro vogliono farle cambiare direzione, agiscono qua e questo filo che arriva alle ginocchia fa sì che lei si fermi con la displasia rotulea. Ok, Le fanno altri. uscire le rotule. No, non ne vedo altri. Va bene. Causa esoterica del problema alla pelle. Allora, quello che vedo è ipersensibilità agli altri piani sottili, mi viene da dire. È come se lei si... Allora, sappiamo che, vedo proprio, no? Che diciamo, questa parte delle dita e le unghie sono un canale diretto con la PS e con gli altri piani, ok? Mhm. Quindi, non essendo in grado di riconoscerlo e di gestirlo, è quasi troppo, quindi è ipersensibile a queste altre dimensioni, così come i capelli. E quindi vedo proprio che il tessuto è come se accumulasse troppe vibrazioni sugli altri piani e reagisse in questa maniera, infiammandosi, alterandosi un po'. Unghie. Sì, uguale, uguale. Quindi è il morbo di Darie. Sì, sì, Mm. sì. E ginocchia l'abbiamo già visto. Mhm. Vabbè. Vediamo il clou della sessione. Chiamiamo la disincarnata la mamma. Anzitutto
In questo istante dov'è? Allora, lei si è rifugiata nel suo manicomio. È tornata là, la vedo su una sedia a rotelle con un camice, capelli, sai, lunghi ma come se fossero sporchi, perché lì è come se Fosse sicuro. fosse al sicuro, cioè nel suo loop mentale di ricordi pesanti, ma al sicuro. È lì la disincarnata? Sì. Ok. La chiamiamo. Mhm. Chiamiamola qui nella stanza in cui c'è sua figlia adesso. Mhm. Allora, la cosa particolare è che è arrivata, ma si è portata dietro la sua stanza del manicomio. È l'unico modo con cui lei si sente sicura di poter venire. Mhm. Di cosa ha paura? Che gli venga rifatto fisicamente quello che gli è stato fatto fuori. Ok, da chi? Penso sia il padre, io vedo questo uomo con i capelli neri mm, corti, con un ciuffo. Ma il padre, cioè il nonno materno di Mariarca, è morto. Mm, mm, Lei lo ha visto come disincarnata? mm. Adesso lo vede, adesso che tu gli fai vedere, lo vede e si ricorda, tra virgolette, che ha visto, vede questo uomo che si mette davanti a lei in ginocchio e piange disperato, Quando? da morto. Adesso da morto Ah, è così. lei non lo vedeva prima. Mm, non aveva, diciamo, collegato Che fosse lui. esatto e neanche che fosse rivolto a lei. Mm. Ok. C'è quindi bisogno del cappotto protettivo manicomio? No, infatti adesso ha tirato giù le pareti, rimane sempre sulla carrozzella perché non ha mai avuto la forza di alzarsi, dice, nella vita. Quindi ha bisogno del supporto della carrozzella, ma le pareti è riuscita a tirarle giù. Ok. Vuole andare insieme a Mariarca nella sua ex camera da letto? Allora, è molto pesante la situazione per il dolore che ha provocato, dice. Rivedo tutte le scene. Vede la pesantezza delle emozioni tristi di dolore di tutti, le sue e quelle dei suoi figli e del marito. Di quello che è successo in quella stanza? Sì, quello, ma anche la vedo tanto a letto nei suoi stati alterati, con Mariarca che eh, bada a lei e vede la distorsione di questa cosa adesso, che non è così che dovrebbe essere. E quindi? Infastidita? Come? È infastidita da questo? Sente sì, Ma fastidio di questa vuole cosa. stare ad assistere? Vuole presentarsi quindi al nostro appello? Alla sessione, dici? Mm? Mm? Sì, sì. Sì, sta seduta sulla carrozzella che si sente più sicura. Vabbè. Chiamiamo i nonni paterni, che non c'entrano niente con tutta questa storia. Portale Aureo, vediamo se uno di loro vuole
lasciare qualche messaggio. La nonna dice la mia donnina e accarezza Mariarca. E il nonno tutto un po' serioso che guarda. La nonnina accarezza Mariarca. Sì. Ok. Insieme a Mariarca nel suo cinema i viventi che chiamiamo sono la sorella, il fratello, il padre e la fidanzata di Mariarca. Sorella e fratello si siedono di fianco al padre in terza fila e la fidanzata in prima fila. È molto... la fidanzata non è un po', diciamo, neofita riguardo a tutti questi aspetti, però è molto aperta a sentire e vedere cosa Maniarca vuole mostrarle, che ha fiducia in lei. E i fratelli e il padre, vengono così. Mm-hmm. C'è qualcuno che si siede in prima fila? Sì, la compagna, l'amorosa. Ma però in prima fila. Sì. Massima attenzione, massima Sì, fiducia. esatto. Sì, infatti lei sì. Mondo nuovo, ma l'attira. Sì. È come se dici, se tu sei così, significa che lì c'è qualcosa proprio di buono e quindi sono disposta a conoscere, ecco. Nonni paterni, li mandiamo nel portale aureo? Vogliono lasciare qualcosa? Altri messaggi? Agli altri nipoti, per esempio? Agli altri nipoti, allora, prendetevi la responsabilità della vostra vita. Alleggerite un po', Mariarca, anche contro la sua volontà. E li mandiamo. Mhm. Se viene il nonno materno, chiamiamolo. Si presenta tutto inginocchiato per terra che piange disperato, in quel loop lì, cioè è sempre così. Cosa vuol dire? Pensa che con quel pianto messo così possa rimediare a tutto quello che ha fatto in vita. Che interferenze vedi attaccate a un disincarnato di questo tipo? Ecco, c'è tipo un vampiro pipistrello che succhia direttamente la sua energia da lui. Cioè è dietro e succhia direttamente l'energia. Più lui piange, più si ricollega a... È come se piangendo si ricollega a quei ricordi e l'interferenza riesce a prendere l'energia lo stesso di questo vampiro pipistrello. Vic al nonno. Vibrazione, informazione, vibrazione, informazione, consapevolezza. Una pillola che abbiamo inventato un po' di tempo fa, che diamo a un ambiente eterico, quello in cui ci muoviamo adesso, a umani incarnati e umani disincarnati. Tutto questo è un gioco. Lui a questo giro è nonno, a questo giro è un po' fantasioso verso le sue attrazioni, diciamo così, per non usare la parola proibita che viene bloccata dal regime. Fascista.
nazista. Accettato. Ok. La presa riesce subito ad alzarsi, smettere di piangere e ad andare in alto, si sente molto più leggero, inorridito da quello che la vita ti può portare a fare. E in questo istante vedo proprio questa interferenza di vampiro pipistrello che rotola in un buco infinito, definitivo, Mhm. nel nero. Mm. E com'è il nonno materno adesso? Allora, è leggero, quasi un po' trasparente, quindi come se ci fosse solo l'alone. Mm. Eh, allora, quello che vede è stupore, cioè quello che lui esprime è stupore perché è come se prima vedesse le persone, proprio le vedesse diversamente, fatte in modo diverso, più... come posso descriverti? Una densità proprio diversa che era la densità che lo portava a fare quello che faceva. Ok, come se fosse un ordine, non so, è Mhm. difficile da descrivere. Invece adesso vede le persone ecco, con un'altra densità e luminose. E quindi è stupito di come veramente le persone sono. Adesso si rende conto di cos'è la verità, di cos'è la realtà vera. E quindi vede anche Mariarca così. Cosa Eh, vuole dire a lei e cosa vuole dire alla figlia che è lì disincarnata mm, sulla sedia a rotelle? mm, non ci sono parole per giustificare quello che vi ho fatto subire. Non, non ci sono parole, dice. Sarebbe una giustificazione senza senso, non c'è giustificazione. Ok, lo vogliamo mandare nel portale aureo? Chiedilo a Mm. Mariarca, così chiudiamo con questa storia. Mariarca dice, per ora va bene così, vai, perché non- basta, ecco. Mm. Quindi lo manda. Sì. E via anche lui. Madre, cosa fa? Cosa dice? Allora, mandando via tutta quella parte di interferenza che arrivava dal padre, ok? Quasi senza crederci, si sente un po' più forte. Questo lo vede subito. È come se adesso riuscisse a star dritta con la schiena, prima invece era molto appesantita. Quindi, sedia a rotelle sì o no? La sedia a rotelle può, anche se incredula, ma può lasciarla andare. Può lasciarla andare, si alza e la sedia a rotelle sparisce e inizia a girare nella stanza. E che fa? Tenta di sostituirsi a Mariarca nel prendersi cura di se stessa. Cioè la sua azione vorrebbe essere quella, alleggerire la figlia. Vabbè. Vic, gliela proponiamo. Mhm. Di nuovo, alta vibrazione,
informazione. Informazione che ha vissuto tante vite, ha vissuto Mm, tante pièce teatrali, dove in questo caso è la madre, mm. e consapevolezza. Ok, adesso è bella. Ha questo vestito bianco, diciamo con una camicia e una gonna bianche. Eh, è molto sorridente e molto leggera e, e vuole dire a Mariarca che in questa vita si sono scelte così. Eh, Forse questa era la via per la consapevolezza nostra e ti ringrazio per avermi dato questa opportunità di consapevolezza. La guarda con rammarico, tra virgolette, nel senso come se dice non sono riuscita in vita a godermi tutta la tua bellezza. Ecco. Beh, però è Mm. stata un'opportunità di esperienza questa, non Sì, la canonica. infatti, Non c'è scritto esatto. da nessuna parte che siamo qua a fare l'esperienza Mulino Bianco. No, no, infatti è quello che diceva, no? Ci siamo scelte per questa esperienza e ti ringrazio appunto per questa opportunità. Mm. La sorella di Mariarca cosa vuole? Alla cosa vuole dire? La madre. È un po' la stessa cosa. Prendete l'opportunità di vivere la vostra vita. Mariarca può essere il riferimento, ma voi avete la vostra vita. Andate. Lo stesso al fratello? Mm. Marito. Il marito è molto arrabbiato con lei e lei gli dice: Ti ho dato l'opportunità, hai deciso di stare con me per prenderti l'opportunità per provare questa rabbia. Forse la puoi lasciare andare ora. Questa cosa qua. Cosa consiglia la madre circa la sua ex camera da letto? Domanda strana, ma che mi viene da fare. Allora, quello che vedo è, non so se è la camera da letto del papà di Mariarca. Cioè, È come... dove ci dorme il padre? Eh, Penso di mm, sì. oh, Sì, ecco, sì. sì. Ecco, lei dice cambiare tutto, quindi Mm, anche l'arredo, perché è come se lì fosse quello che hanno scelto loro due insieme, ok? mm. Lei dice adesso scegliti la tua stanza a lui. Scegliti la tua stanza, il tuo letto, il tuo armadio, il tuo colore. Ehm, è come se lei vedo una scrivania, non so se lui voleva una scrivania e lei non gliela faceva mettere, non lo so. Comunque vedo tutto cambiato e Mm. anche il colore cambiato. Mm. Ok, molto bene, la salutiamo. Mhm, Siamo pronti? mhm. È pronta Mariarca a salutarla? Sì, 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 sì. Lei, Mariarca, cosa vuole dire alla madre? Grazie per essere venuta oggi, perché così io chiudo il cerchio e mi sento più leggera. Mm. Mhm. E basta. Questo è quello che dice, quello che fa? Gli sposta un ciuffo dei capelli e la abbraccia forte. Questo è il primo abbraccio, quello vero.
quello vero è il primo, quello dove loro sono loro stesse e si vedono come sono veramente è il primo. Mm. Non uno di quelli che la madre le chiedeva perché Aveva bisogno. Mm. aveva bisogno. No, no. C'era un momento di panico. Questo lei glielo dà proprio da figlia, ecco, sente proprio il rapporto figlia-madre e lei se lo prende da figlia, ecco, con quell'energia da figlia invece che da supporto. Va bene, la mandiamo nel portale Aura. E quando è entrata lo chiudiamo. Mhm. Chiuso. Bene, Elena. Causa esoterica dei problemi alla tiroide lato sinistro di Mariarca. Non esagerati, ma consistenti. Avvenuti insorti dopo la morte della madre. Sì, c'è proprio questa cosa. Allora, questo impianto è stato messo per cercare di mantenere il collegamento con tutta quell'energia derivante da tutto quel ramo materno legato al nonno, no? Mhm. La sua PS è stata molto veloce e pronta ad inglobare l'impianto. Solo che questa, questo inglobamento, questa Acquisizione, diciamo. esatto, crea dei disagi alla tiroide Mariarca. di Mariarca, ecco, e quindi vabbè, quindi verrà asportato, ma bene, questo è buono. Diciamo che tendenzialmente è come se avessero preso l'occasione, perché nel momento in cui ehm, Mariarca, nel momento in cui la mamma di Mariarca non c'era più fisicamente, è come se lei avesse attivato ulteriormente la tiroide, vedo, è come se avesse accelerato ancora di più l'attivazione, ok? Ehm, Come se dovesse andare lontano da qualcosa. No, quindi accelerare forse per cercare la sua autonomia dalla famiglia. Ecco, questo mi viene da dire, no? Questo è il motivo per cui è sul lato sinistro. C'era la parte sinistra della tiroide più attivata e le entità hanno preso questa attivazione come, diciamo, zona più semplice dove poter interagire. Cosa rappresenta in generale, e anche in questo caso, un problema alla tiroide per una donna? Diciamo che più che in generale, sia per uomini che per donne, è proprio un'accelerazione perché mi sento troppo piccolo o piccola, ok? Sulla parte destra sono troppo piccola, scusa, troppo lenta per prendere la preda. Mm. Ok, per arrivare al mio obiettivo. Quindi è come se l'obiettivo fosse sempre davanti e io continuo Io a sono correre lento. e non arrivo mai. La parte, Destra, s- sinistra? la parte sinistra invece è il predatore che arriva e io devo scappare velocissimamente, no? Quindi qualcosa che incombe su di me e io devo correre e devo scappare da E questo. riesco a scappare e sfuggire o no? No, no, è molto Raggiunge. arcaica la cosa, è molto arcaica, è proprio, è come si dice, Ti prenderà. deriva dal tronco, quindi da un'attivazione del tronco cerebrale, ok? Quindi è proprio una cosa di sopravvivenza, di mera sopravvivenza, quindi se io non sono veloce, il predatore mi prende, no? Quindi, se vogliamo, tutto questo carico di responsabilità. Esatto, sì. Lei è la madre dei suoi La mamma è, fratelli. esatto, la mamma è morta, io adesso devo correre per, Devo farcela.
devo essere veloce ad andare perché sennò loro continuano diciamo, a pesare su di me. Ecco. Quindi una buona cosa potrebbe essere quella di andarsene di casa, Sì, di esatto. riscrivere i compiti e i doveri in casa, quindi Mm, turni ai fornelli, turni a lavare i piatti, a lavare la casa, a esatto. pulire la casa, Sì. all'occuparsi, che ne so, della lavanderia, Mm, di pagare il bollo della macchina, queste cose qui, insomma. esatto, sì. Mhm. Non c'è la grande, che peraltro ci sono scarti di età minimi, di 1 o 2 anni, quindi Sì, infatti. grande la Mm, piccola mi fa un po' ridere adesso, magari quando si era molto piccoli va bene, ma adesso più si va avanti e più siete tutti alla stessa età. Potrebbe mm. aiutare. Ok, Sì, esatto. Mm. operazione sì, operazione no. Cosa vedi a livello eterico? Sì, sì, va benissimo perché toglie quel pezzo che dà fastidio. Poi la tiroide si sistema da sola dopo. Perfetto. La causa esoterica, diciamo, era quindi questa. Mm, La connessione con la madre c'era e Mariarca ha avuto la giusta intuizione. sì, La connessione con Mariarca madre esatto. è Mm, forse quella più forte. mm. Ok, esiste una causa esoterica all'attrazione, all'omosessualità di Mariarca, all'attrazione verso le donne. Ah, scusami, torniamo un attimo. Vogliono toglierla tutta, non quel pezzo. Mm. Eh, Ah, allora, eh, vabbè, ma noi abbiamo già risposto. mm, È possibile, sì, per cui se uno vuole segue anche questa strada. ecco. Mm, In ogni caso, ovviamente noi non siamo qua a fare medicina e mm, quant'altro, però noi cerchiamo, abbiamo visto la causa esoterica, abbiamo visto la connessione con la madre defunta, abbiamo visto la connessione con il ruolo in casa di Mariarca. Ogni mhm. decisione nel fisico spetta alle persone, non Sì, certo a noi. Ma è successo quello che facciamo, né tantomeno succederà oggi. mm, Per cui si possono fare altre ricerche, altri esami e ah, sentire altre persone. mm, Solitamente questo lo fanno praticamente tutti, non sentono un medico, ma ne sentono almeno tre, eh, da quello che so io, e poi ci si muove di conseguenza, così si hanno tre campane, non una. esatto. Aspetta un attimo. Forse l'hai già fatto? Mi sta scrivendo. Ok. Torniamo all'omosessualità. C'è una causa esoterica o una vita precedente? Allora, diciamo che la sua scelta già prima di nascere, diciamo come PS, era valutare la sessualità in questa vita in maniera molto varia, cioè non a priori, nel senso non nascere già etero, ecco, ok? E diciamo che l'avventura con la linea paterna ha fatto sì che lei poi a un certo punto, molto presto, invece ehm, proprio sentisse profondamente che la sua scelta era invece verso l'omosessualità. Ecco, questo mi è molto chiaro, verso i 5 anni, così. Mm. Ci sono delle vite passate di Maria Arca, anzi, vediamo un attimo i suoi valori. La vibrazione. 23 miliardi, Mm. Consapevolezza. 103, PS. 38, Vite. 2730,
cervello. 8.5. Esiste una vita precedente collegata alla sua attuale omosessualità? Ah, sì, ho visto questa vita era nelle strade di New Orleans. Mhm. È una vita un po' particolare perché in realtà lei non faceva, boh, è apparsa questa vita dove faceva, eh, boh, lo dico, Sì, faceva la prostituta, vabbè. quindi sai proprio, mm, ok? Cioè la vedo proprio per strada, sulle strade di New Orleans. Il colore? C'erano anche, no, 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 Mm. bianca, c'erano le carrozze, quindi faceva la prostituta, ma lei in realtà era omosessuale, quindi quello era il lavoro, la finzione, e poi tornava a casa con una compagna, viveva con la sua compagna. Qual è il nesso? Allora, il nesso è, allora, questo può essere fare qualcosa dove eri costretto là era costretta a fare questo, nel senso che non trovava, si era trovata in questo loop da cui era difficile uscire, ok? Quindi si è un po' rassegnata a vivere la vita così, pur concedendosi però di vivere la sua omosessualità, ok? Quasi come se fosse un po' ricattata, nel senso, se tu smetti di fare la prostituta, noi diciamo a tutti che tu sei omosessuale e non poteva essere, nel senso che l'avrebbero torturata o addirittura uccisa. Quindi il nesso qua è, ok, risperimento l'omosessualità, sono incastrata fino a un certo punto in in questi doveri, quindi cosa faccio in questa vita? La PS dice in questa vita ti porto con vari ostacoli però a cercare di essere libera di vivere la tua sessualità. E, è come se lei quello che diceva prima lo vedevo molto chiaro, che mm, mm, Mariarca riesce a cogliere molto spesso gli indizi che la PS le dà per essere più consapevole rispetto alle cose, no? Quindi che lei si sentiva già omosessuale quando era molto piccola, che era riuscita a difendersi dalle fantasie del padre già da Mhm. piccola, quindi consapevole. Ehm, già da piccola comunque era consapevole di voler proteggere i fratelli da tutta la parte, diciamo, malata della mamma, ok? Quindi lei riesce sempre a cogliere un certo input che la PS le dà e infatti è riuscita a giovane età, 19-20 anni mi sembra abbia detto, di essere libera di vivere la sua sessualità, ok? Senza stare a sentire i pregiudizi o gli ostacoli, Mm. ok? Quindi è come se la PS volesse spronarla a non arrendersi ai ricatti della vita. mm? Mhm. E trovare sempre la strategia per invece andare verso la sua serenità e la sua libertà. Mm. Causa esoterica della difficoltà a esprimere emozioni. Sì, è proprio quell'entità mentale. Aspetta, qual era? Non mi ricordo più che livello, qual era quella Stacco delle. emotivo, Sì. 5 Fontana, duplicazione della via 7, No, è 3, distacco stacco emotivo. emotivo. Mm.
Anche duplicazione della vita però interviene, perché è come se le confondesse le carte tutto di colpo, e quindi anche lì le sue emozioni magari vengono limitate dal cambiamento proprio delle cose che le si presentano. Mm. Mhm. Comunque distacco emotivo è l'entità mentale è quella rispetto alle emozioni, quella più incidente, ecco. Mm, mm, mm. Sì. Ok, analizziamolo il suo corpo emozionale. Sì, come se fosse una teca con dentro tante palline che girano. Sai come quando fanno l'estrazione dei numeri, no? Che ci sono tante palline? Però è che non riescono a uscire da qua queste palline, neanche una alla volta. Cioè lì sono molto chiare, fremono, girano, ma non riescono a uscire dalla teca. Quindi sono proprio incastrate in questa sfera, Ma tutte? limitate da questa sfera. Emozioni Ten- a bassa e ad alta frequenza? tendenzialmente sì. Mm. È come se lei si fosse fatta questo scudo per portare avanti i suoi obiettivi. Diciamo, è come se questa teca facesse sì di non sprecare energia a portare fuori le emozioni, ma andare avanti, no? Come un mulo. E invece deve fare proprio l'opposto. Ok, palline bianche e palline nere. Palline Mhm, bianche, emozioni ad alta frequenza, palline nere, emozioni a bassa frequenza. mhm. Concentriamoci su quelle nere. Quali sono? Paura, rabbia, senso Allora, di colpa, bassa autostima, tristezza, dolore, abbandono, paura, dolore, dov'è? solitudine. Il Dov'è? dolore è appoggiato proprio sulla base dell'utero, Abbandono, a metà del diaframma, al centro del diaframma. solitudine. Hai detto solitudine, no? Sì. Sì, è appoggiata sulle vertebre della lombari. Rabbia c'è? Sì, è più una rabbia, ehm, sì, è quasi una rabbia che verso se stessa perché verso gli altri non può scaricarla. Eh, Non so se ho reso l'idea, nel senso che Mm. non è giusto scaricarla verso gli altri, quindi me la prendo con me stessa. Bassa autostima. Qui, all'inizio delle gambe, sotto l'articolazione dell'anca, su- Tristezza. qua sulla cervicale. Mm. Il grande obiettivo del deep state, paura. Sì, una paura molto infantile di quando era bimba, no? Che si trovava a affrontare le cose, ma era bambina, quindi senza strumenti. Quella paura lì, come se fosse in un angolo con una borsetta abbandonata, la metterei proprio dietro al cuore. Ok, cosa vuole fare di queste emozioni a bassa frequenza, Mariarca? Sono energie, Sì, sono le nel suo vuole. corpo energetico emozionale, le può trattare come pongo, Mm. DAS. Ah, allora, le sta raggruppando tutte, le vuole urlare fuori, buttare fuori dalla bocca, vomitare fuori dalla bocca. Fatto? Sì. Bene. Gli spazi vuoti, lasciati vuoti, può riempirli con quello che più le piace, o con altre palline bianche, o con un solo tipo di pallina bianca, quindi un solo tipo di emozione.
Allora, ha fatto un fiore di loto bianco che è composto da leggerezza, serenità e armonia e lo mette in tutti i posti vuoti. Mm. Mhm. Va bene. Vabbè, crescita veloce, infanzia non goduta, vabbè, questo per forza Mm. l'abbiamo visto. Cosa vuole fare? Come si chiama il progetto di Mariarca? Turbinio di catene. Come si chiama l'anima? Sì, dimmi. Sì, è proprio come se ci fosse questo vortice, se fosse un vortice di acqua, ma al posto dell'acqua ci sono le catene dove lei è incastrata dentro. Come si chiama l'anima di Mariarca? PS, anima. Eh, eh, tavola. Mm, come se fosse un tavolo con tutti gli appunti sopra. Mm. Lo spirito, la pie, parte eterica. Come si chiama? Soldatino. Ok. Come la vedi adesso Mariarca? Cosa fa? Com'è? Allora, si è messa sopra tutti i suoi corpi, no? Guarda da sopra e è lì con uno spolverino, quello per la polvere, che li pulisce tutti dalle vibrazioni basse a bassa frequenza che la appesantiscono. E, e poi invece con un altro tipo sempre tipo ehm, non è per pulire, ma è per mandare. Potrebbe essere tipo una scopa di saggina ma morbida, ok? Manda tutte l'idea di vibrazione positiva e di autonomia ai fratelli. E alla fidanzata? Cosa manda? Cosa fa? Come interagisce? Allora la prende per mano, la avvicina e prende tipo una sfera di queste vibrazioni ad alta frequenza, ok? E con la mano gliele appoggia sul suo cuore, come se entrasse nel corpo e gliele appoggia sul suo cuore per fargliele sentire. C'è una forte affinità animica tra queste due persone. Sì, quando si abbracciano diventano una cosa unica. Anime gemelle? Sì, di quinto livello. Mm. Quindi c'è la possibilità di evolvere la cosa in fiamme. Sì, se la sua ragazza si apre un po' a tutte le altre dimensioni, diciamo a livello eterico, se si apre un po' a livello spirituale, potrebbero diventare fiamme. Bene, Mariarca è venuta qui, con delle sfide. Queste Mm. sfide sono raccolte in un posto che abbiamo chiamato cluster. Sono rappresentate con dei contratti che hanno un aspetto diverso di caso in caso. Adesso vediamo come sono quelli di Mariarca. Siamo venuti qui per ricordare, imparare o ricordare delle cose, per giocare. Mm? Cosa vuole fare Mariarca? Andiamo lì. Allora, le sue vite sono rappresentate da ogni vita un'insalatiera che contiene una pietanza diversa. Quindi in una c'è l'insalata, in una, vabbè, comunque infinite pietanze, ecco. E lei, come se chiedesse a me conferma se può gettarle o no, ok? Quindi
Mi prende una in mano e mi dice posso buttarle. Ecco. Adesso sta aprendo il portale definitivo. Mhm. Ok, sono tutte andate, l'ha chiuso. Come se captasse da noi che può mettere qualcosa al posto di tutte queste cose e lei mette il fiore di loto che ha creato prima. Come se fosse una sua creazione Sì, energetica. esatto. Avatar. L'avatar è una specie di fantoccio computer, un fantoccio a un computer che agisce su tutte le vite precedenti di Mariarca, le 2730 vite precedenti. È come un supervisore, un finto fantoccio artificiale in ambiente eterico che dice Mariarca, adesso la deviamo, adesso le facciamo fare questa sfida. Alla fine della fiera è una nostra creazione, perché noi Mm. non siamo venuti qui per fare Mulino Bianco, siamo venuti qui per fare un'esperienza, che non vuol dire a rassegnarci al nostro Mm. destino e ad essere schiavi, per esempio, dei tuoi fratelli che devi allattare e assistere fino alla fine dei tuoi giorni, no? Questa parte l'hai fatta, adesso arriva se vuoi il riscatto, arriva se vuoi un nuovo capitolo, arriva se vuoi per esempio il capitolo dell'indipendenza, dell'uscita di casa, o Mhm. altro. Potresti anche decidere di fare la martire, questo è una decisione. Come lo vedi l'avatar? Cosa fa? Com'è fatto? Allora, ehm, è un insieme di tutti i carichi che Mariarca si era portata finora. Cioè, viene rappresentato così, quindi c'è la carrozzina, sei tu su una carrozzina, ha tipo un mantello pesante quasi come se fosse piombo, si è messo tipo un copricapo pesante, come se ci fosse un peso qua sulla testa, sempre. E ha fatto questo come se volesse, intenerire Mariarca, Mhm. riportarla al passato. E lei che fa? Lei ha aperto il portale definitivo e l'ha lanciato dentro a calci proprio. E qui cosa fa? Cosa Chiuso. lascia di suo? Ha rimesso il fiore di loto bianco anche qua. Benissimo. Mm. Con queste due azioni, Mariarca ha cambiato qualcosa? In questo momento non ha più interferenze. Né le eteriche né le mentali? No, è Non facciamo tutto l'elenco, sono tutte quelle. spazio bianco, non c'è più nulla. Gli impianti? Neanche. Turbinio di catene, il progetto? No, 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 non c'è Ok. più. In questo momento la situazione è questa. Di Mhm. completa e totale pulizia. Nuova frequenza. 134 miliardi. Da 23 a 134. Nuova consapevolezza. 161. Da 103. PS, anima. Era un po' bassa. L'ideale è la metà, 50 e 50 lo spirito. Lei era 38. Sì, in questo momento l'anima è 67.
Diciamo questo, Mariarca, il dato anima-spirito è il meno importante, perché vedi, sei passata a 67, ma tra 2 ore potresti essere a 51, che è perfetto, no? Mm, Quindi è una questione di equilibrio. O uno si sveglia un po' più con la mente tra le nuvole e un po' più anima. Uno si sveglia un po' più inquadrato perché oggi ha un colloquio e un po' più spirito, no? mm, Però non è relativo. Mentre la consapevolezza e la frequenza sono già mm. più interessanti. Iniziare a 23 non è male. No. Mm, 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 Solitamente è una seconda sessione il 23, non è una prima sessione. mm. Vite precedenti, meno sono meglio è, perché vuol dire che ne hai già imparate. 2007 sono normali, giuste, la metà, la media. Adesso quante sono? 2105. Ok, ne hai già ridotte di un 700, 600. Cervello, quantità di cervello utilizzata, corrisponde un po' alle nostre capacità medianiche, no? So, prevedere le cose, leggere il pensiero, più quelle più evolute come spostare gli oggetti con il pensiero. 8,5 è molto buono. Mhm. Adesso è 8.9. Benissimo. Andiamo verso il 9. Solo una curiosità. La frequenza della fidanzata, se ce la permette. Allora, momento, in questo momento è 100 miliardi. Mm, ottimo. Sì, sta mantenendo, sai, quello che gli ha fatto sperimentare prima Mariarca. In qualche modo è come se adesso è qua e riesce un po' a mantenerla. Solitamente è intorno ai 10 miliardi. Si alza quando è da sola, quando è in compagnia di Mariarca, proprio le si alza tanto, quasi a raggiungere Mariarca, intorno ai 15-17 miliardi. Quando sono in palestra si allenano insieme e si aiutano, si danno le cose, si sfidano, non so, insomma, fanno quello che devono. Eh, allora, hanno intorno tra i 45 e i 50 miliardi. Bene, 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 bene. Mm, 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 mm. Grazie al fatto che sono in collaborazione o anche al fatto che fanno un'attività sportiva, Tutte e due. quindi che scaricano. Ah, se la facessero da sola non sarebbe così alta. Insieme arriva a 45-50 miliardi, sì. Benissimo, ottimo. Mm. Messaggio finale di Mariarca a se stessa. Circa tutto. Non farti deviare da mm, come posso chiamarli? Non farti deviare da quello che la vita cerca di metterti come ostacolo verso i tuoi obiettivi, ce li hai molto chiari e fanno parte della tua libertà. Ricordati che tutto ciò che cerca di interferire e di frenare è un'interferenza che cerca di riportarti a quella divisione che avevi prima per farti perdere tempo e farti evolvere in maniera più lenta. Messaggio che vuole lasciare alla sorella. Ti insegnerò progressivamente a essere autonoma, ma io voglio la mia libertà. Al fratello. Non avere paura della vita, tu sei forte dentro, devi solo scoprirlo. Al padre. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Mariarca, tu hai dei dispositivi di Vadim, vero? Penso, sì. Ok. Il cuore, ok. C'è qualche cosa che riesci a fare con questo cuore? E poi abbiamo finito. Elena? Allora, se lei quando ha in dubbio, vedo questa cosa, c'è qualche interferenza che cerca di deviarle la strada e lei ha il dubbio, se lei prende in mano il cuore e si concentra, le arriva la risposta. Questo mi è arrivato chiaro. Ottimo.
perfetto. Mm. Per qualunque tipo di decisione, anche quelle Sì, importanti, sì, anche anche quelle quella stupide, decisione, sì, quella là importante, quella là è importante. Mhm. ok. Non perché lo dice il cuore, ma perché il cuore le permette di connettersi meglio a se Sì, stessa. esatto, sincronizza le vibrazioni con la sua PS, la fa centrare. Va bene. Abbiamo finito.